Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e può aiutarvi a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 20 marzo al 2 aprile, dove troveremo la luna piena in bilancia. Vi ricordo prima di iniziare che è una lettura generica. Prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo, andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico cosa ci porterà questa luna piena in bilancia. A favore sentiremo una forte sensibilità, voglia di comunicare, sensibilità, scusate, che può essere utile per vedere, fare arte, magari distrarci in qualcosa di bello, andare a vedere una mostra, un concerto o proprio praticarla, farla effettivamente. Quindi ha anche un periodo di maggior equilibrio, di realizzazione interiore e nelle relazioni si possono rafforzare i legami, si possono superare e risolvere dei conflitti e esserci anche delle opportunità nelle questioni pratiche, ad esempio lavorative e di carriera. Di contro dobbiamo fare attenzione all'umore mutevole, all'indecisione o alla severità, rigidità eccessiva, che anche pigrizia, inazione, instabilità nelle idee che ci possono bloccare e quindi non riuscire a prendere delle decisioni importanti. Adesso procediamo proprio con gli oracoli. La magia della luna ci offre come primo oracolo quello del leone rampante, che è un'energia fortissima, che dobbiamo cercare di capire come gestire effettivamente. Magari essendo uscita proprio come prima carta, può aiutarci a capire che intorno al 20 marzo potrebbe essere il momento giusto per essere audaci, coraggiosi, perché si può realizzare un desiderio, un progetto, un'idea e che addirittura può esserci un risultato oltre le nostre aspettative. Ehm, Magari per altri aspetti dobbiamo appunto tenere in equilibrio le nostre energie per non eccedere, perché è sempre un po' l'esagerazione. Quindi, ad esempio la prudenza può essere positiva, certo, però l'eccessiva prudenza invece è negativa e in questo momento può essere negativa perché rischia di bloccarci e invece abbiamo bisogno di essere intraprendenti, di essere audaci e coraggiosi, perché proprio questo atteggiamento anche di fierezza, essere sicuri di noi stessi, che ci porterà dei risultati. E quindi dobbiamo combattere, dobbiamo entrare in sfida in alcune cose, in alcune circostanze o anche forse con certe persone e allora è proprio lì che otterremo la nostra vittoria. Argento vivo, ecco, a proposito di forti energie, in questo caso di periodo movimentato, anche fortunato per certi aspetti, però fugace, quindi ci sta dicendo di approfittare immediatamente di un'occasione, perché, potrebbe essere un cambiamento temporaneo, un momento bello, molto intenso, però, breve da cogliere, appunto al volo. Può portare anche una nuova energia, nel senso di maggior speranza per il futuro e quindi questa potrebbe darci la spinta giusta per procedere. Di sicuro con queste carte che sono molto forti, indicano anche il fatto di gestire, come vi dicevo sin dall'inizio, di gestire l'irrequietezza, di incanalare queste energie nel modo giusto. E poi troviamo Luna della strega. A proposito di incanalare le energie, questa ci sta dicendo che noi abbiamo il potere, abbiamo la magia interiore, abbiamo le capacità per poter ottenere, diciamo, qualsiasi cosa. E infatti ci parla proprio di
di magia che si sta per manifestare, oppure abbiamo bisogno di rendere un po' più magica la nostra vita, un po' in tutti i sensi, quindi di fare un qualcosa che ci rilassa, qualcosa che ci fa stare bene o usare le nostre, capacità interiori proprio per andare a realizzare un sogno, un desiderio. Infatti l'abbiamo visto che alcune cose si possono realizzare nell'immediato, perché sono molto più facili, cioè se vogliamo fare una gita, allora possiamo farla anche subito, ci organizziamo e andiamo a farla. Poi invece se vogliamo organizzare un viaggio, un qualcosa di più importante, un trasferimento, un cambiamento che richiede un po' più di tempo, però possiamo, incominciare a muoverci adesso. Vuol dire che ci sono quelle energie favorevoli che poi porteranno alla realizzazione futura. E adesso andiamo a vedere gli altri messaggi dall'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo un po' cosa vogliono dirvi. Troviamo come primo messaggio donna selvaggia che si riferisce al nostro intuito, alle nostre capacità e infatti non a caso ho capito proprio vicino alla luna della strega. L'intuizione ovviamente deve essere ascoltata, ma non solo, anche essere messa in azione, in moto, perché quanti di noi hanno le intuizioni, riescono a capire e comprendere tantissime cose, però poi un conto è comprenderle, un altro conto è portare proprio in concretezza e quindi agire, ascoltarle è veramente una sensazione, un'intuizione e anche agire in base a quell'intuizione. E infatti questa carta ci invita ad essere coraggiosi e quindi agire. Troviamo il corvo come altro messaggio di verità e di riconoscere ciò che è autentico, di essere fedeli a se stessi, di dire no alle regole imposte, magari anche di cercare coerenza tra ciò che si pensa, ciò che si prova e ciò che si fa. Perché, come vi ricordate, sin dall'inizio abbiamo visto che a livello astrologico forse voi potreste sentire in negativo qualche energia di indecisione e allora è lì che dobbiamo cercare coerenza, cioè se pensiamo una cosa e vogliamo realizzarla, allora dobbiamo essere fedeli a quello che stiamo pensando, a quello che desideriamo, altrimenti vuol dire che non la desideriamo abbastanza e quindi di metterci alla prova e di agire. E infatti questa è una carta di verità. Quello che vogliamo, chiediamoci, una cosa che vogliamo e che desideriamo, la vogliamo veramente? E allora mettiamoci in moto per realizzarla. È vero che alcuni percorsi possono essere lunghi, possono essere molto difficili, però sono una sfida per noi e quindi di evitare le illusioni ed essere onesti con se stessi. Poi troviamo l'ultimo messaggio che arriva dalla capanna sudatoria. Ecco, questa ha a che fare con l'eliminare le vecchie abitudini. Forse per visto che qui chiudiamo il cerchio, forse per essere coraggiosi, per procedere in un certo modo, abbiamo bisogno di eliminare qualche vecchia abitudine? Di un qualcosa che ci blocca, anche delle convinzioni? Quindi attivare questa purificazione, questa guarigione, forse abbiamo anche bisogno di curare qualcosa, le vecchie ferite, anche qualcosa a livello psicofisico, perché no, questo è il momento giusto per appunto mettersi in moto in queste cose o anche proprio di liberarsi e guarire da cose che sono già superate e che invece tendiamo un po' a trattenerle, a rimuginare. Abbiamo delle opportunità, delle seconde opportunità o anche qualcosa che possiamo cogliere al volo e questo è il momento giusto per farlo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!